Ciao e benvenuta o benvenuto sul mio canale. Oggi voglio farti vedere questo punto con il quale si realizzano dei fiorellini 3D. Tu potrai decidere se farli tutti quanti insieme come ho fatto io sfalsandoli, di farli solamente su una riga o semplicemente di farne qualcuno qua e là. Andiamo a vedere come farli. Come sempre l'elenco dei materiali con tutti quanti i link te lo lascio sotto in descrizione. Io ho usato la lana tundra di Campolmi Filati con un uncinetto numero 4. Cominciamo quindi facendo il nostro cappio e lavorando un multiplo di 10 catenelle più 1. Nel mio caso ne farò 31. Il primo giro andrà fatto tutto a maglia alta, ma non andremo a lavorarlo davanti, bensì dietro, dentro questo filetto qui, così risulterà più ordinato. Partiamo quindi dalla quarta maglia, carichiamo il filo, entriamo nel retro della quarta catenella, carichiamo di nuovo, portiamo fuori, chiudiamo di 2 e chiudiamo di altre 2 e ripetiamo così fino alla fine del giro. Ovviamente nessuno ti vieta di lavorarle davanti le maglie alte, però secondo me il primo giro lavorato dietro, nel filetto dietro, crea un bel bordino che rende davvero ordinato il lavoro. Provaci, se non ci riesci passi al metodo tradizionale. Finito il primo giro ci alziamo di 3 catenelle e andiamo a lavorare il secondo giro dove andremo a fare i nostri fiorellini. Cominciamo facendo 4 maglie alte, quindi entro direttamente nel primo punto e continuo facendo 4 maglie alte, 3 e 4. Nel quinto punto non andrò a fare una maglia singola, bensì 2, quindi carico, entro, faccio la mia prima maglia alta e ne faccio una seconda all'interno dello stesso punto. Ora, da questo momento andremo a lavorare all'interno di queste 2 maglie alte, dentro questo spazio qui. Lo vedi? Quindi faccio 2 catenelle in aria e all'interno di questo spazio 2 maglie alte. Una, 2. Seguite da 2 catenelle, 1, 2. Ora non andrò a caricare nuovamente il filo per entrare, bensì entrerò subito all'interno del punto, carico il filo e chiudo subito, faccio una maglia bassissima e ho fatto il mio primo petalo. Facciamo il secondo, 2 catenelle, carico il filo, entro, faccio 2 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, non carico il filo subito ma entro e vado a fare una maglia bassissima, così chiudo anche il secondo petalo. Vedi? Abbiamo fatto 2 petali. A questo punto il nostro lavoro sarà così, noi lo giriamo verso di noi, quindi i petali staranno verso di noi perché andiamo a lavorare, facciamo 2 catenelle subito in aria così riusciamo a girarlo meglio, andiamo a lavorare dentro nella prima maglia alta delle 2 che avevamo fatto in questo modo. Quindi ripeto di nuovo la sequenza dei petali, dopo le 2 catenelle faccio 2 maglie alte, 1, 2, di nuovo 2 catenelle in aria e chiudo con una maglia bassissima e ho fatto il mio primo petalo, dovrò farne altri 2, quindi 2 catenelle in aria, 2 maglie alte, 1, 2, di nuovo 2 catenelle in aria e chiudo con una maglia bassissima.
terzo ed ultimo petalo, di nuovo la sequenza, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di nuovo e una maglia bassissima. Abbiamo così concluso il nostro fiore. Facciamo una catenella, posizioniamo bene il nostro fiore con la catenella che stia in alto e continuiamo a lavorare a maglie alte dal primo punto successivo senza saltare nessun punto. Quindi carico, entro, carico di nuovo, porto fuori e chiudo di 2 in 2 e andrò a fare 9 maglie alte. 2, 3, 4. Se sentite rumore in sottofondo è la mia gattina Zelda che ha 2 mesi e che ovviamente gioca per la maggior parte della giornata. Fino ad arrivare a 9 maglie alte. Ok, a questo punto ricominciamo come prima, quindi nel 10° punto andiamo a fare 2 maglie alte all'interno dello stesso punto, 1 e 2, seguite da 2 catenelle e all'interno di queste 2 maglie alte ricominceremo la sequenza dei nostri petali, che ti ricordo sono 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e una maglia bassissima. E ricominciamo a fare il fiore esattamente come quello di prima. Fatto quindi il nostro secondo fiore, catenella in aria e ricominciamo le nostre 9 maglie alte. E come prima, nella 10ª andremo a fare un altro fiorellino. Quindi per il primo giro, se tu vuoi replicare lo schema che ho fatto io, dovrai dividere le maglie alte all'inizio con 4 punti e poi sempre con 9 punti, lavorando il tuo fiore all'interno del 10° punto. Abbiamo finito anche il secondo giro. Ora ci alzeremo di 3 catenelle perché il terzo giro lo lavoreremo tutto quanto semplicemente a maglia alta, senza saltare nessun punto. Quindi entriamo e lavoriamo tutto a maglia alta, prendendo tutti quanti i punti pieni. Ci sarà un momento
Questo quando arrivi al fiore, che avrai un punto subito a fianco al fiore e un altro successivo. Se ti è venuto un filetto, come in questo modo, in questo caso, questo non lo lavorare, passa subito al punto dopo. Devi tenere presente che dove c'è il fiore in realtà ci sono 2 maglie alte, quindi di quelle ne lavorerai soltanto una per continuare ad avere 29 maglie alte. A questo punto, finito il giro di maglie alte, tu potrai decidere come continuare. Nel mio caso, come vedi, io ho fatto un altro giro di ritorno con altri fiori e li ho sfalsati in questo modo. Se tu volessi lavorarli uno sopra l'altro, ti consiglio di non fare il prossimo giro con il fiore, ma di fare un altro giro a maglia alta in questo modo e poi ricominciare con i fiori, di modo che non avendo il bordo in mezzo, la distanza gli permetterà di stare ben stesi e di risultare in questo modo qui. Se invece vuoi farlo come l'ho fatto io, adesso ti faccio vedere come fare. Dovrai semplicemente cambiare la sequenza di punti che dividono il tuo fiore e comincerai subito a fare 9 maglie alte. Ti ricordi? Nel giro precedente avevi cominciato con 4, quindi adesso cominci di nuovo con 9 e nella 10ª andrai a fare il tuo fiore. Qualora non ti risultassero giusti i punti per qualsiasi tipo di motivo, tipo che ne hai dimenticato qualcuno o che stai facendo una lavorazione tale per cui il numero di punti della sequenza non è la stessa, non ti preoccupare, guarda il tuo lavoro e cerca semplicemente di fare un altro fiore in mezzo ai fiori sottostanti. Questo è il lavoro finito che io trovo veramente molto bello. Un altro consiglio che posso darti è di lavorare la riga con i fiori con un colore diverso rispetto alla riga con le maglie alte. Spero che il video ti sia piaciuto, se così fosse metti un like, seguimi e mi raccomando attiva la campanella per non perdere i prossimi tutorial. Ciao!